Oggi dipingeremo insieme una ballerina ad acquerello. Partiamo con un disegno leggero preparatorio fatto con una matita HB, un segno essenziale e dovete stare attenti alla linea del movimento, le proporzioni snelle, una linea ad S proprio del busto della vostra ballerina con l'apertura delle braccia e l'equilibrio sulle punte. State attenti nel disegno preparatorio a non dettagliare tutto ma solo il movimento. Poi si parte dal creare lo sfondo. Lo sfondo deve essere fatto bagnato su bagnato, molto leggero. Inizio sempre praticamente da un foglio bianco con questo disegno leggerissimo prima e non cerco, vedete, i dettagli, ma proprio il movimento, la linea del busto, proprio l'apertura delle braccia, l'equilibrio sulle punte e la ballerina deve già danzare prima ancora del colore. Quando passo proprio all'acquerello comincio dallo sfondo bagnato su bagnato e lascio danzare proprio il colore per poi dipingere la ballerina. Partirò ora. Dopo che ho fatto questo sfondo bagnato su bagnato e lascio proprio fluire il colore, scivolare, potete usare anche un piano leggermente inclinato. Gli acquerelli per lo sfondo scegliete il colore che più vi piace. Io vedete uso acquerelli in godé e accenno già anche un pochino le ombre, per esempio sullo sfondo, che andremo poi comunque a riprendere in un momento successivo. Finché è fresco e bagnato il fondo, il colore si sfuma delicatamente, si sfuma senza passaggi troppo bruschi. Il passaggio successivo è poi quello invece di andare a dipingere la pelle. Il colore della pelle io lo uso molto diluito e lo preparo praticamente con dell'ocra, un rosa, una terra di siena per esempio bruciata. E uso mettere il colore una sola volta, una sola passata e lascio bianco per esempio il fondo dove ci vanno le luci, o uso proprio il colore molto allungato, questo appunto ocra gialla con questo rosa tenue, molta acqua in una passata. I bianchi vengono lasciati per esempio sulle spalle, sul volto, sugli zigomi, su una parte anche per esempio delle gambe. Uso pochissimo pigmento e tanta acqua, lasciando che il colore si muova anche qui da solo. Le luci praticamente, come sapete, non si dipingono, si lasciano bianche anche sulle spalle, sul viso, vedete, lungo le gambe. Poi arriverà il momento di rimettere delle ombreggiature e a fresco rimetto in depunto dei toni leggermente più scuri, proprio per rendere ancora più vera la mia ballerina. Anche questo deve essere fatto comunque quando la carta, diciamo, si è già un po' asciugata, perché altrimenti si diffonderà troppo. E logicamente, cosa essenziale, bisogna che il fondo sotto sia completamente asciutto, lo sfondo che abbiamo fatto precedentemente lavorando appunto bagnato su bagnato. Questi sono, diciamo, i primi passaggi, poi tra una fase e l'altra vi consiglio comunque di aspettare che sia ben asciutto. Considerate che l'acquerello può essere sempre ripassato. Se lo lasciate asciugare del tutto potete andare a fare proprio una nuova velatura, che io vi consiglio appunto di fare se vi rendete conto e siete stati coi toni per esempio troppo bassi. Anche i capelli, diciamo, io li vado a fare con un marrone, potete usare un terra d'ombra naturale, terra d'ombra bruciata con del nero, e considerate che i capelli io li disegno semplicemente, dipingo semplici, raccolti, anche questi sono appena suggeriti. Poi possiamo andare comunque a ridefinire meglio anche le gambe e tutto il resto, le braccia, e poi sarà il momento di fare il costume. Il volto è solo accennato, un profilo, un'ombra leggera. Il costume, logicamente, il famoso tutù che indossano le ballerine, può essere fatto anche con colori chiari inizialmente, utilizzando molta acqua. Anche qui è importante il movimento del pennello che segue sempre la danza, accenno ma non dettaglio. Se c'è trasparenza, lavorate bagnato su bagnato. Uso per esempio dei rosa, dei viola, dell'azzurri. Per il costume uso
tonalità fredde, molto delicate, anche un viola, un rosa, l'azzurro. Lavoro ancora bagnato su bagnato, in dei momenti bagnato su asciutto, e le pennellate seguono proprio la rotazione della gonna dal centro, per esempio vanno verso l'esterno per dare leggerezza, per dare questo senso di movimento. Quando poi comunque il primo strato sarà asciutto, intensifico proprio i colori. Aggiungo per esempio profondità al centro della gonna, oppure qualche ombra morbida per definire ancora di più il corpo, senza mai indurire però troppo i contorni. Alla fine dipingo per esempio anche le punte e l'ombra a terra, giusto quel tanto che basta per ancorare proprio la mia figura al terreno. E poi, secondo me, ci sta bene anche qualche schizzo di colore. Per i capelli uso ombre che hanno tonalità più concentrate, ombre morbide. Poi vi invito a prendere un pennello morbido, fine, piccolo, per fare le linee essenziali. Io ripasso anche i contorni con un pennarellino di questi a inchiostro tipo seppia per delineare maggiormente alcune parti e aggiungere proprio dei contrasti. Alla fine io vi consiglio di fare degli schizzi per creare, diciamo, un effetto particolare, una leggerezza in movimento, e quindi questi schizzi possono essere creati con uno spazzolino da denti oppure semplicemente incrociando due pennelli e su il pennello che andiamo a battere mettiamo il colore che viene così a cadere sul foglio. Potete scegliere il bianco, potete scegliere un colore che avete già usato nello sfondo. È sicuramente un lavoro che vi richiede del tempo, ma alla fine vi darà grandi soddisfazioni. Appunto, dopo qualche schizzo di colore arriva il momento di firmare il dipinto e la ballerina è proprio pronta per danzare appunto sul foglio. E l'acquerello per me è proprio questo, un controllo unito a libertà che si incontrano. E vi invito a iscrivervi al mio canale se il video vi è piaciuto. Questo è solo un estratto, diciamo, accelerato del video, ma se siete interessati potete acquistare anche la lezione completa richiedendola e visitando anche il mio sito internet. Vi invito appunto se il video vi piace, a lasciare un commento, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere appunto i miei contenuti. E grazie per avermi seguita, attivate la campanella per non perdere tutti i video che pubblicherò, e se poi vi va di sostenere anche il canale potete fare anche un semplice abbonamento partendo anche da una cifra di 1,99 € al mese. Ciao e grazie.